Ehi, ben ritrovate e ben ritrovati! Tiranno Matto qui con un'ennesima guida su Oblivion Remastered. Dritto al sodo. Oggi un po' particolare, vi voglio parlare di segreti riguardo la razza degli elfi selvaggi ormai estinta, gli Eylids. Nella regione di Cyrodiil è pieno di rovine di questa antica civiltà e può essere capitato ad ognuno di noi di imbatterci in alcuni oggetti particolari all'interno di queste rovine. Non soltanto le pietre Varla o le Welkind, che hanno il loro utilizzo e il loro valore, ma anche qualche statuetta di origine un pochino più misterica. E di tali tesori vorrei parlarvi oggi, assieme a una questline da essi dipendente. Per rispettare al 100% il vostro tempo e non risultare clickbait, anche oggi vi propongo la formula troppo lungo non guardo, cioè una piccola introduzione riassuntiva in cui concentro il succo di tutto l'argomento, cercando di essere conciso presentandovi tutte le informazioni. Badate che questa guida e anche il TLNG conterranno degli spoiler, quindi a vostro rischio e pericolo. Per quanto Cyrodiil sia cosparsa di rovine elfiche, soltanto 10 di esse conterranno una statua. Dopo aver ritrovato la prima, saremo contattati dal maggiordomo di un ricco patrizio della città imperiale. Questo personaggio ha un interesse specifico, archeologico parrebbe, nei confronti di queste statuette. Sarà tramite lui che riceveremo le nostre ricompense per la consegna di questi oggetti e anche gli indizi relativi a quali dungeon dovremo esplorare per ritrovare queste statue. Una volta consegnate tutte e 10 queste statue, partirà la seconda fase della sua questline. Non saremo gli unici alla ricerca di manufatti degli elfi selvaggi. Dovremo competere con un'altra banda di cacciatori di tesori alla ricerca di una tavoletta Eylid. Dopo un confronto alla Sergio Leone con gli altri cacciatori, potremo tornare dal nostro mittente e ricevere la nostra ricompensa. La terza fase di questa questline ci porrà davanti una scelta. Potremo o indagare più a fondo sulle motivazioni del nostro committente o affidarci direttamente all'incarico e proseguire fino alla fine. Dovremo così raggiungere un dungeon in sua presenza e badate, dovremo scortarlo fino adesso e dovremo far sì che non muoia questo NPC né durante il viaggio né durante l'esplorazione del dungeon in questione, finché non raggiungeremo l'ultima sala e potremo procedere con il districarsi della trama di questa questline. Una volta svelati i segreti Eylid, avremo accesso a 2 ricompense. Si tratta di 2 elmi unici con effetti molto diversi fra di loro. Ho cercato in questo TLNG di non anticiparvi nulla e presentarvi tutto quanto, ma esattamente come per le altre guide rispetto a delle questline, è il massimo che posso fare. Il mio consiglio è godervela da soli senza essere accompagnati da questa mia guida, che comunque rimane qui come vademecum. Prima di entrare nel dettaglio specifico, nel walkthrough di questa questline, io vi chiederei soltanto se avete trovato utile già il TLNG o l'idea generale di rispettare il vostro tempo presentandovi comunque un iter dello sviluppo di questa storia, di lasciare un like, commentare, condividere il video, iscrivervi, insomma la solita tiritera del povero youtuber che fa di tutto per garantire un servizio e avrebbe bisogno di una piccola spintarella nell'algoritmo affinché i suoi contenuti vengano un attimo considerati. Ok, ho finito, promesso, quindi andiamo dritto al sodo nel dettaglio. Per iniziare questa quest dovremmo prima di tutto recuperare la nostra prima statua. Nella seguente guida ho messo in ordine le rovine secondo il mio processo di ritrovamento delle statue. Non è importante, lo voglio sottolineare, l'ordine da me presentato, però lo ritengo il più accessibile fra tutti quelli possibili. Partiamo dunque da quella col nome più buffo, Culotte. È un dungeon semplice, lineare, basterà premere una piastrella per aprire un muro segreto, percorrere un ponte che crollerà, dopodiché scendendo al piano inferiore potremo trovare in un'alcova per terra tale statuetta. Uscendo dovremo affrontare un paio di non morti, zombie prevalentemente, dipende dal vostro livello, ma non aspettatevi qualcosa di impossibile da combattere. Culotte è una rovina pensata per dare inizio a questa serie di missioni. Non dovremo andare subito dal nostro committente, che si svelerà soltanto una volta che avremo venduto
la prima statua a qualsiasi mercante della città imperiale. Andate magari dal vostro mercante di fiducia che avete già persuaso, con il quale avete un rapporto di contrattazione favorevole. Una volta che avremo venduto questa statua e che non potremo ricomprare, attenzione, uscendo dal negozio verremo intercettati da un Nord, Jollring, che ci presenterà una lettera di invito da parte del suo padrone, un baccano. E attenzione, non è un baccano e non farà così tanto baccano per buona parte di questa quest. Un fun fact che vi voglio svelare, che ho letto su Reddit: a quanto pare un bacano in portoghese brasiliano vuol dire un bravo ragazzo, un bravo guaglione. Starà poi a noi valutare se è così, però è un easter egg di quelli che piace tanto fare alla Bethesda e di cui Oblivion è pieno zeppo. Ad ogni modo, un bacano è un signore molto forbito che risiede nella piazza di Talos. Se dopo aver venduto la statuetta non si dovesse presentare il suo maggiordomo, attendete 1 o 2 orette, oppure saltate direttamente il processo e andate a bussare a casa di un bacano dopo aver venduto la prima statua. Verremo accompagnati dal suo servitore che ci aprirà le porte fino al presenziare con il nostro futuro referente per questa caccia archeologica molto all'Indiana Jones. Ora vi voglio anticipare che alla seconda statua consegnata al signor Umbacano per la modica cifra di 500 monete d'oro come ricompensa, ci potrà essere assegnata subito la seconda fase di questa questline. Io non vi consiglio di recuperare ogni singola statua Aelid e ogni volta andare direttamente da lui. Anzi, sono qui a presentarvi la mia soluzione per vivere in maniera più lineare tutta la sua questline. Raccogliamo le 10 statue e portiamole da un bacano. Consegnandole, a quel punto lui ci parlerà del Tempio Alto e ci darà questa chiave. Allora a quel punto, uscendo, inizierà la nuova fase riguardo il Tempio Alto. Potete ovviamente ignorare il mio consiglio e accelerare i tempi per fare entrambe le cose in maniera parallela. È una vostra scelta. Ed in tal caso vi consiglierei di andare direttamente al timestamp concorrenza. Tornando invece alla lista di rovine con dentro le statue, la mia seconda opzione è stata la rovina di Thanakas a nord di Cheydinhal. Non lasciatevi ingannare dal lupo all'ingresso. Il dungeon è levellato e vedrà presenti molti vampiri al nostro arrivo. Thanakas come rovina è molto lineare in realtà, e quello che dovremmo fare per ottenere la statua sarà cercare una stanza allagata, immergerci e, alla ricerca di un passaggio con una scalinata totalmente sommersa, emergere per ritrovarcela davanti. È molto probabile che questa terza rovina l'abbiate già visitata all'inizio della vostra partita. Vilverin infatti si trova proprio di fronte alle fogne imperiali, ed è infatti più probabile che la vostra prima statua Aelid l'abbiate trovata alla fine di questa rovina e non di culotte. Vilverin è un dungeon levellato diviso in più zone. Nella prima affronteremo soltanto banditi. Sembrerà un'avventura dungeon crawl abbastanza semplice, nonostante i nemici siano comunque livellati con il nostro livello. Non lasciatevi ingannare, però è un pochino più complesso di così. Una volta che avremo scoperto la parte inferiore di Vilverin, inizieremo ad affrontare nemici di tipo diverso. Eh sì, perché come Mike anch'io ho detto una mezza verità. In realtà nella seconda parte del dungeon non avremo a che fare solo con dei banditi, ma anche con dei non morti. E la parte più complessa sarà trovare le piastrelle giuste per accedere alle aree segrete che ci condurranno poi alla statua. Per quanto non sia completamente lineare, il mio consiglio è di cercare sempre le piastrelle sulle quali posizionarsi per aprire i muri segreti. Arrivati nell'ultima area ci sarà un puzzle, ma non sarà nemmeno questo troppo complesso. Basterà premere una piastrella per recuperare le chiavi che ci serviranno per sbloccare una serie di stanze che ci condurranno alla fine, dopo un enorme dungeon crawling, alla statua. Per uscire dalla rovina avremo accesso a uno shortcut. Incontreremo un negromante, un easter egg di Elder Scrolls Daggerfall,
che si è rintanato qui a Cyrodiil creando il suo rifugio. Vi consiglio di affrontarlo, potrebbe essere impegnativo certo, ma ne varrà la pena perché nella sua ultima stanza saranno presenti un sacco di oggetti di valore. Nel cuore selvaggio dell'est di Cyrodiil troveremo la nostra quarta rovina. Maca Mountain è una rovina Ayleid piena di pietre Varla, ma oltre le pietre troveremo anche un sacco di non morti ad attenderci. Non ci saranno grandi puzzle da risolvere, è un'esperienza dungeon crawling direttissima, camminare sulle piastrelle per aprire i portoni senza bisogno di trovare chissà quale enigma da risolvere o cose del genere. Arriveremo dritti alla seconda area. Vi posso solo mettere in guardia rispetto a una stanza con del gas benefico. Alla fine di essa accederemo tramite un corridoio al manicomio del negromante. Nella terza area troveremo nemici di alto livello a prescindere dal nostro stesso livello, quindi aspettatevi comunque 2 negromanti di tier alto e la statua posta su un altare, come abbandonata. La mia quinta scelta non è molto distante né dalla precedente né dalla successiva. Un piccolo bonus: fuori dall'ingresso troveremo un altare per la creazione delle gemme nere. Wendelbeck è un pochino più complessa rispetto alle altre rovine Ayleid. Nel corso dello sviluppo di questa guida stavo pensando di fare un walkthrough per ogni singola rovina, ma Wendelbeck ha poi solidificato l'idea finale del no, non posso farlo per tutte le rovine, perché la maggior parte di esse non sono pensate soltanto per la statua. Quindi vi faccio vedere come accedere alla statua Ayleid, ma non a tutto il resto. Lascio a voi la gioia, in questo caso anche un po' di fastidio, dell'esplorazione. Cerchiamo di mantenere la destra e andiamo a identificare tutti i pulsanti per aprire i cancelli. Io ora vi sto facendo vedere il risultato finale per arrivare direttamente alla statua, ma vi assicuro che ho dovuto fare diversi tentativi prima di riuscire a capire quale pulsante apriva quale porta. Vi ho appena mostrato come accedere al cambio di stanza. Nella prossima area ci sarà un piccolo salto da fare per ottenere la statua. Come preannunciato, la sesta rovina è poco più a sud della precedente. Welke non è estremamente complessa da navigare. Potremmo riuscire a raggiungere la statua in tempi brevi, però attenzione ai gas velenosi e alle trappole nei corridoi. Sarà presente nella seconda area un segmento subacqueo, non troppo lungo, dovreste riuscire a navigarlo senza neanche bisogno di respirare sott'acqua. Alla fine di esso sarà presente una porta che ci dà accesso alla terza area. La statua sarà subito dinanzi a noi all'entrata. Occhio giusto ai boss non morti presenti in questa stanza. La settima rovina nella contea di Bravil è dall'altra parte della baia del Niben. Weniandawik è anch'essa una rovina di semplice navigazione, se così si può dire. Basterà tenere sempre la sinistra. Una volta arrivati in quella che potrebbe essere una sala del trono piena di pietre Welkind, attenzione, ci sarà una colonna tagliata a metà con sopra la statua. Dico attenzione perché si nasconde abbastanza bene nella stanza. Potremmo non farci caso. Se doveste avere difficoltà ad aprire le porte, vi consiglio di cercare sempre i pulsantini presenti negli angoli dei corridoi. La prossima tappa è a sud di Corrol. Devo fare una piccola nota in merito a Wendir. Più che altro perché ci si potrebbe confondere nel trovare l'ingresso. Occhio quindi a quello con l'arcata più grande che nasconde una scalinata. Lì troveremo le scale per entrare in questa rovina piena di non morti. Anche qui, mantenendo la sinistra, non potremo sbagliare per accedere alla seconda area. Dalla seconda area, affrontando vari non morti di livello medio-basso, tenendo la destra sempre, in questo caso entreremo in una stanza piena di gas. Superata tale stanza
accederemo infine a un'area più grande. Da qui, esattamente come per 2 rovine fa, basterà fare un pochino di parkour per ottenere la statua abbandonata su un piedistallo. Siamo quasi alla fine. La prossima tappa, fra Corroll e Bruma, saranno le rovine Aelid di Moranda. No, non ci sarà il rischio di venire imboscati da Gianni e la sua mano pazzissima e enorme. In compenso però sarà pieno di minotauri e altre bestie magiche, quindi attenzione, perché nonostante sia tutto levellato, le 2 aree principali di Moranda saranno abbastanza impegnative. Se detestate i fuochi fatui, non arrivate qua sopra il livello 15. A primo acchito potrebbe sembrare un labirinto senza fine. In realtà basterà cercare di proseguire in maniera lineare alla ricerca dell'ingresso per l'ultima area. Preparatevi con resistenza al veleno, perché dovremo attraversare 2 camere a gas prima di arrivare alla piccola alcova nascosta dentro la quale sarà presente la statua. In alternativa, vedete di avere tantissimi punti vita per tankarvi il danno. Come avrete notato, ho cercato di andare in senso orario lungo tutta la mappa per arrivare infine all'ultima statua, a Ninendava. Qui dovremo tenere la destra inizialmente e scendere ai livelli inferiori della rovina. Questo dungeon sarà stracolmo di non morti, principalmente vampiri, a prescindere dal vostro livello. Sarà proprio in questo covo che troveremo su un tavolo un po' nascosta la chiave fondamentale per accedere all'area in cui è presente la statua. Dovremo fare backtracking e invece di scendere a destra dovremmo tornare indietro per salire a sinistra fino alla porta che previo era bloccata. Adesso con la chiave potremmo accederci e alla fine dell'area seguente recuperare la 10ª ed ultima statua per il signor Umbacano. Una volta che avremo consegnato tutte e 10 le statue, che Umbacano inizierà a definire gli antenati, potremmo accettare il suo prossimo incarico. Ci parlerà del Tempio Alto, come vi avevo anticipato anche all'inizio della lista delle statue. Inizieranno a mostrarsi, oltre un velo di Maya, tutte le posizioni politiche di questo appassionato di archeologia Aelid. Umbacano parla fin troppo bene del dominio degli elfi selvaggi su Cyrodiil. Per chi non ne fosse a conoscenza, la civiltà degli elfi selvaggi era una civiltà di adoratori daedrici che praticavano la schiavitù e che avevano oppresso tutti gli antenati degli uomini, portando poi Sant'Alessia e Santo Pelinal a diverse azioni nei loro confronti che poi ne segneranno la caduta. Le posizioni estremamente pro-Aelid di Umbacano lasciano un po' di amaro in bocca, soprattutto a qualcuno vestito come il sottoscritto in questo shot, ovvero come San Pelinal, il cavaliere dei 9, gran razzista mazzolatore di elfi boia solo noia. Per evitare che, privati di indizi, si lasci questa quest nel dimenticatoio, Bethesda ci provvede con il Deus Ex Machina, Claude Maric. Questo cacciatore di tesori ci raggiungerà subito una volta usciti dalla residenza di Umbacano, svelandoci un paio di cose. Prima però dovremmo accettare di seguirlo all'albergo più vicino per condividere 1 o 2 calici di vino. Ci rivelerà una verità scomoda: Umbacano non ha soltanto noi a libro paga, ma una serie di cacciatori di tesori. Inoltre ci darà un indizio importantissimo: dovremo cercare un libro specifico per trovare più informazioni riguardo al Tempio Alto. Quindi rimbocchiamoci le maniche e il mattino successivo andiamo a Prime Edizioni nel distretto del mercato a cercare questo tomo. Mettendo insieme gli indizi della nota di Umbacano e la purificazione del tempio, questo tomo, scopriremo che la rovina che stiamo cercando è Malada, sulle montagne di Valus, un po' come ci aveva anche già preannunciato Maric. Ciò che noteremo appena arrivati qui è la presenza di un Khajiit, tale Srazir. Il suddetto micione è un mercenario che lavora con Maric e ha nasato di un tradimento in atto nei suoi confronti, quindi ci sta porgendo la mano e potremmo accettare di indebitarci con lui per averlo al nostro fianco nel caso in cui le cose si mettessero male. Malada è abitato da creature magiche e selvatiche.
È un dungeon lineare ma pieno di pericoli, quindi stiamo molto attenti a dove mettiamo i piedi e in che ordine ripuliamo tutte le stanze. Dovremo raggiungere un'alcova che si potrà aprire soltanto con la chiave che un bacano ci ha consegnato. All'interno un'altra stanza terminerà con una lastra. Ora potrete notare da subito la presenza di non morti all'interno delle pareti. Dovremmo prendere questo pannello, staccarlo dal muro e attenzione perché su detto muro può collassarci addosso. È importante capire se affrontare o meno i non morti o correre fuori dal dungeon il prima possibile. Vi preannuncio che non è obbligatorio proseguire nel dungeon. Ci sono diverse aree piene di nemici e di loot a malada che sono sbloccate soltanto dopo aver inserito la chiave di un bacano. Se volete invece accelerare la quest e risolvere subito con i cacciatori di tesori, tornate pure indietro. Altrimenti proseguite perché tanto ci sarà una scorciatoia per arrivare all'uscita. Come prevedibile, Marik e i suoi ci stavano aspettando all'esterno. Saranno pronti a tutto e saranno nemici livellati con noi, seppur Marik e un altro NPC saranno disposti di armi ed oggetti unici, anch'essi livellati. Qui dovremo affrontarli, non ci saranno tante opzioni. Ho una piccola chicca a riguardo e quindi apro la parentesi. Molti colleghi, italiani e non, hanno citato la taverna di Roxy. È sempre stata questa taverna tappa pratica per ottenere equipaggiamento levellato, inottenibile in maniera differente nel gioco a seconda della nostra progressione. Ebbene, gli avventurieri qui presenti, che di solito vengono indicati come l'obiettivo per ottenere un set nanico, orchesco, daedrico o di vetro, sono proprio la masnada di Marik, comprensiva del Khajiit, che poi gli volterà le spalle se gli prometteremo una ricompensa maggiore. La quest potrebbe avere dei risvolti differenti se per qualche motivo dovessimo uccidere questi NPC, quindi state in occhio perché potreste, non dico incasinare, ma alterare gli eventi. Una volta tornati da un bacano con le notizie di Malada e la lastra, ci parlerà di un altro incarico e qui si aprirà la terza fase della questline. Un bacano è alla ricerca della corona dell'ultimo re degli Elfi Selvaggi. Tale Cimelio pare essere in possesso di una collezionista, una storica, Erminia Cinna. Un bacano ci darà una grossa somma di denaro e starà a noi decidere se contrattare con Erminia Cinna o procurarci la corona andandola a derubare. Il mio consiglio è andare a parlare con lei. Ve lo argomento così: ci saranno 2 finali per questa storia. Per quanto ininfluente in termini di evoluzione del mondo di gioco, io consiglio di sperimentare entrambe le narrative, facendo un salvataggio e rigiocando entrambi i finali. La scelta ci verrà presentata una volta che avremo avuto a che fare con Erminia Cinna. Ci svelerà quanto in realtà un bacano possa essere pericoloso e quanto la sua ossessione per l'ultimo re degli Elfi Selvaggi nasconda un piano malevolo. Il potere della corona di Nenalata potrebbe scatenare un cataclisma. L'obiettivo di un bacano è far ritornare gli Aili dal potere. Ci sono tante teorie su internet sul perché un bacano abbia questa ossessione, cosa l'abbia portato a queste ricerche, come abbia fatto ad ottenere così tanti fondi per lavorare a tale ricerca di artefatti Aelids. Conoscendo la lore di Skyrim e gli eventi che separano Oblivion da esso, molti pensano che in realtà un bacano sia un agente dei Talmor, dei suprematisti della razza Mer, che risiedono alle isole Somerset e che si opporranno all'impero negli anni a venire. Erminia ci parla di un piano per fermare un bacano. Se saremo disposti ad ascoltarla, ci indicherà le rovine di una città avversaria di Nenalata, quella dell'ultimo re degli Elfi, la città di Lindai. Se otterremo quella corona, potremo presentarla come la corona di Nenalata ad un bacano, essendo visivamente praticamente le stesse, seppur il potere insito in tali corone sia decisamente agli antipodi. Questo potrebbe fermare il rituale di un bacano e prevenire qualsiasi forma di cataclisma. Il primo finale è quello che riguarda infatti la ricerca della corona di Lindai. Dovremmo entrare in queste rovine popolate di non morti e al termine di un ennesimo dungeon crawl, cercando di evitare tutte le trappole del caso,
riusciremo a recuperare questo elmo elfico. Ora, come per le precedenti rovine, ho preferito evitare di mostrarvi passo passo tutto quanto, sarebbe venuto fuori un videoguida enorme. Nel caso in cui trovaste delle difficoltà nel walkthrough di ognuna di queste rovine, colgo l'occasione per ricordarvi che potete sempre lasciarmi un like e un commento in cui chiedete assistenza e farò del mio meglio per darvi una mano nella sezione dei commenti. Capitemi, sarebbe venuto fuori un video probabilmente da più di un'ora se vi avessi mostrato passo passo tutto quanto. Già solo editare mi è costato una fatica non indifferente. Ad ogni modo, la chiave che Erminia ci ha consegnato aprirà un pannello che altrimenti sarebbe stato inaccessibile. Qui dovremo affrontare una boss fight con un guardiano che sarà levellato assieme a noi e all'interno della sala troveremo anche altri tesori oltre la corona. Io vi consiglio comunque di derubare nel distretto dei giardini elfici della città imperiale l'elmo vero di Nenalata a casa di Erminia. Questo perché avremo a disposizione in questo modo due oggetti unici che altrimenti ci sarebbero stati preclusi. Attenzione che questa corona risulterà effettivamente come rubata. Dopodiché potremo andare da un bacano con entrambe le corone e fare la nostra reale scelta. Qui vi consiglio, se non lo avete già fatto, di fare un salvataggio, così che avrete l'occasione di rigiocare la quest e vedere anche l'altro outcome, l'altro risultato. Importantissimo, come vi ho detto anche nel troppo lungo non guardo, dovremo assicurare che un bacano arrivi incolume a Nenalata. Vi consiglio di scortarlo una volta dato il via alla quest e aspettando che lui esca dalla sua casa. Dopodiché starà a voi, potrete anche fare un viaggio rapido e sperare in bene. Però può accadere soprattutto a livelli alti che lui incappi in un'imboscata e ci rimanga secco. Non dovrei specificarlo, ma in caso abbassate la difficoltà per evitare che un bacano muoia stecchito anche durante il dungeon, non soltanto all'esterno. Se lui dovesse morire, qualsiasi finale sarà precluso, perché servirà per l'animazione scriptata affinché ciò che deve avvenire avvenga. Nenalata sarà un dungeon crawl attraverso le rovine di questo antico regno molto più impegnativo di tutte quelle rovine che abbiamo già dovuto ripulire per occuparci delle statue, della lastra e la stessa Lindai. Stiamo molto attenti ai gruppi di non morti di alto livello che saranno sì livellati ma con un minimo di livello 15, attenzione, che ci imboscheranno a noi e un bacano. Saranno tante le aree che dovremo esplorare e ripulire, quindi veramente voglio sottolineare l'attenzione che dovrete mettere affinché entrambi arriviate vivi fino alla fine. Non ci saranno puzzle da risolvere e una volta arrivati nell'ultima area sarà lo stesso un bacano a piazzare la lastra che abbiamo recuperato dal Tempio Alto e aprire la stanza del re. La sua invocazione è rivolta ad Akatosh o Auriel nella cultura dei Mer degli Elfi. Entrerà nella stanza e già potremmo notare la presenza di tanti cristalli offensivi posti lungo essa. E ci sarà il trono del re. Qui un bacano si metterà la corona e in questo finale verrà completamente annichilito dal sistema difensivo, che riconoscerà la città rivale di Lindai e non la corona di Nenalata. Così si concluderà la quest nel modo migliore possibile per tutti quanti. Potremo lootare un bacano e la corona sarà distrutta, ma la potremo comunque riparare. Attenzione perché poi molti non morti usciranno dalle pareti. In alternativa, se avessimo consegnato la corona corretta ad un bacano, ciò che succederà sarà che rinascerà questo maledetto elfo boia come l'ultimo re degli Eylids e dovremo affrontare non soltanto le torrette e di Lich, ma anche un bacano che sarà un nemico non da poco, ve lo assicuro. Saremo ricompensati per il nostro titanico sforzo di sconfiggere tutti questi elfi rinati con il bastone di Nenalata, una staffa unica. Piccola parentesi per i masochisti, a livello maestro questo nemico sarà praticamente imbattibile.
Nonostante si possano sfruttare gli spazi chiusi dei corridoi del dungeon di Nenalata, vi assicuro che sono veramente tanti Lich e un Bacano è veramente imbattibile con questo esercito alle sue spalle. Quindi piccolo consiglio, non provateci nemmeno a maestro, forse soltanto con una build molto esploitosa avreste qualche possibilità. Come potete vedere, il mio personaggio a livello 30 e passa, adesso non mi ricordo, forse ero al 33, con il set dei Cavalieri dei 9, fatto apposta per sterminare gli Elfi, ha preso un sacco di mazzate, ha terminato un Bacano, ma poi è rimasto a dover confrontare quest'orda infinita di Lich. A conclusione della storia dell'orgoglio di un Bacano, vado a sottolineare che avremo accesso a tutta la sua casa e potremmo recuperare tutte le statue. Saranno rubate, però per chi magari ha già ampliato la propria esperienza con la Gilda dei Ladri, avremmo accesso a un tesoro non da poco da poter rivendere. Oltre che potremmo anche esplorare la casa di questo Patrizio e capire magari le sue motivazioni dietro a questo gesto, a questa ricerca ossessiva dei tesori dei suoi antenati. Personalmente credo che, come tantissime quest secondarie presenti su Oblivion, nonostante la remastered, sia stata un po' lasciata cadere nel vuoto questa storia di un Bacano, un'occasione un po' persa per preparare magari il terreno a quello che accadrà a Tamriel tramite i Talmor, la supremazia Aldmeri, eccetera eccetera. Va anche detto che Oblivion originale è del 2006 e non tutto poteva essere operato ed integrato affinché ci fossero grandi risvolti nel mondo di gioco all'epoca. L'ho trovata comunque una missione interessante con 2 reward che sono carine, sicuramente non per i livelli massimi, ma all'inizio della nostra avventura, magari se ci volessimo dedicare a questa quest, potremmo ottenere un sacco di risorse e avere allo stesso tempo la possibilità con del dungeon crawling di livellare le nostre abilità e salire sempre di più di livello. È un buon modo per approcciare l'inizio di Oblivion, non credo valga la pena di aspettare il livello 20 o 25 per andare ad ottenere i 2 elmi, anche perché ci sono oggetti decisamente di qualità superiore. Ciò detto, spero che questa guida sia stata di vostro gradimento. Se siete saltati qua dal TLNG, io vi ringrazio lo stesso per il supporto, per aver cliccato sul teschietto del tiranno. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa questline, cosa ne pensate delle mie guide in generale, cosa vorreste vedere. Mi aiutereste veramente tantissimo. Non posso che augurarvi di stare bene. Un abbraccio. Anche oggi, Tiranno Matto out da Oblivion Remastered. Questo è quanto. Alla prossima, avventuriere ed avventurieri.